La Finlandia, o come la chiamano i finlandesi, Suomi, è uno stato piuttosto recente. Infatti raggiunse la propria indipendenza nel 1917, anno della Rivoluzione russa. Proprio la Rivoluzione russa diede il via ad una serie di cambiamenti epocali che portarono all'indipendenza della Finlandia. In passato, infatti, la Finlandia fece parte del Regno di Svezia all'incirca dal XII secolo, per poi diventare Granducato autonomo dell'Impero russo nel 1809. La storia recente ci parla di tremende battaglie combattute sul territorio della Finlandia durante la Seconda Guerra Mondiale. La guerra d'inverno e la guerra di continuazione contro l'Unione Sovietica e la guerra di Lapponia contro la Germania nazista. I primi due conflitti, cioè guerra d'inverno e guerra di continuazione, interessarono il territorio che io andrò ad affrontare in bicicletta, cioè la Careglia. Punto di partenza la città di Vyborg, ora ubicata nella Repubblica Russa di Carelia, per poi puntare deciso verso la Carelia meridionale e Lappeenranta, una delle città principali adagiate lungo le numerosissime rive del lago Saimaa, per dimensioni il quarto lago d'Europa. Toccherò nel mio viaggio anche le città di Mikkeli, Savonlinna e Imatra, per poi ritornare a Vyborg. Il viaggio non inizia sicuramente nel migliore dei modi. Pedalo infatti in una tipica giornata nordica di pioggia e i 69 km che mi dividono dal capoluogo della Carelia meridionale, cioè Lappeenranta, mi fanno un po' rimpiangere le mete del sud. Ho preso più acqua io di tutti i pesci dell'oceano. Poi finalmente arrivo alla riva dell'uomo selvaggio, come veniva chiamata Lappeenranta dagli svedesi, per il suo stemma che ritraeva un uomo primitivo. Tiro così i remi in barca, oggi si può davvero dire, e mi accampo tra pini silvestri, abeti rossi e betulle, meravigliosamente accarezzati dai raggi del sole. La tranquillità del luogo è magica e io mi ci voglio immergere da capo a piedi. Dopo una colazione a base di pane e Nutella, posso affrontare la seconda giornata di viaggio, che mi regalerà dei bellissimi paesaggi, ma anche tanta stanchezza. Oggi 30-35 km li percorro su piste ciclabili. Siamo in Finlandia, dopo tutto, ma ciò che mi sorprende è il territorio tutt'altro che pianeggiante. Meno male che doveva essere piatta la Finlandia, È un continuo salire e scendere, guardate. Abbandonata la ciclabile, mi addentro sempre di più nella taiga, la foresta boreale, e davvero fatico a credere a quello che vedo, abituati come sono i miei occhi al cemento, despota incontrastato delle grandi metropoli. Ad un certo punto finisce anche l'asfalto e la meta che mi ero prefissato sembra addirittura allontanarsi. Concludo la giornata in un ristorante stellato Michelin e voglio ancora ringraziare il cameriere per avermi trovato un tavolo vicino alla finestra. Se posso dirmi soddisfatto del ristorante, non posso ritenermi altrettanto convinto della bontà del servizio offertomi nell'albergo, che ho trovato sporchino e decisamente umidiccio.
E allora, quello che si vede è questo tempo qua. Insomma, oggi non sarà una pedalata delle migliori, però non lamentiamoci, può sempre andare peggio. La scadente qualità del sonno, ovviamente, si ripercuote sulla quantità di energia di cui poi possiamo disporre durante la giornata. E oggi è uno di quei giorni in cui le gambe pesano come 2 macigni. Sono scoppio, le gambe non è che vadano tantissimo, però non vedo l'ora di arrivare al campeggio proprio per riposare. E dopo soli 55 km, giunto a Mikkeli stravolto, decido che la giornata di oggi può finire qui. Oggi giorno 4. E non so ancora se sarò in super forma fisica, però il tempo sicuramente aiuta. Guardate che bel cielo. Volente o nolente, oggi la forma la devo trovare. Non c'è più spazio per cambi di programma e il sole che mi guarda da lassù mi dice che potrò pedalare tranquillo. Infatti sarà così. La giornata di oggi è probabilmente la più bella dell'intero viaggio. Il tempo è splendido, le foreste attorno a me mi osservano e io, grazie alla bici, al suo incedere pacifico e rispettoso, mi sento parte integrante del paesaggio. E poi c'è la meta, Savonlinna, con la sua meravigliosa fortezza, cioè tutti ingredienti che mi faranno volare lungo questi 98 chilometri. Qui non siamo più in Carelia, ma nella regione del Savo meridionale, e l'attrazione turistica principale è sicuramente il castello Olavinlinna, fondato nel 1475 e dedicato a Olaf, un santo norvegese vissuto nell'XI secolo. Il castello fu costruito allo scopo di proteggere il confine orientale dell'impero svedese e, fatto curioso, i soldati a difesa del castello venivano pagati in birra, 5 litri al giorno e ben 7 la domenica. Non male, direi. Anche il Savo meridionale mi regala dei paesaggi davvero interessanti. Certo, non posso dire che da queste parti ci sia una grande varietà di panorami, ma lo scopo di questo mio viaggio è proprio quello di rimanere il più possibile a contatto con la natura, lontano dal caos cittadino. E poi può capitare di imbattersi in monumenti dedicati a una particolare categoria di cicloviaggiatori. Mi hanno fatto ufficialmente una statua, un monumento. Guardate. Il cicloviaggiatore stravolto. E per i viaggiatori stravolti esistono queste oasi di pace assoluta, dove sembra che anche il tempo si sia fermato a riposare. Bellissimo posto questo. È proprietario davvero 2 persone gentili, 2 serbi. Addirittura la signora, quando le ho chiesto ma lei di dov'è, mi ha detto vengo dalla Jugoslavia. Per lei forse il tempo si è fermato, ma la Jugo è morta e sepolta purtroppo o per fortuna. Il negozio gestito dalla famiglia serba è evidentemente specializzato in salmone, che viene proposto a pranzo, a cena e addirittura a colazione, e io naturalmente non mi tiro indietro. Ma è ora di rimettersi in viaggio. Oggi chiuderò l'anello attorno al lago. Ritorno alla riva dell'uomo selvaggio, all'Appenranta. Per farlo percorro circa 100 km, la metà dei quali su piste ciclabili, davvero onnipresenti sul suolo finlandese. Allora, sono a 12 km da Imatra e 48 da Lappenranta. E la cosa positiva è questa, guardate. Questo significa che io adesso farò 48 km
più o meno esclusivamente su piste ciclabili. Sì, è vero, anche in Italia ci sono dei posti così, però caspita, qua davvero appena prima delle città, subito dopo le città, hai almeno 10 km di pista ciclabile per uscire, quindi poi per entrare nelle città. Qua addirittura 48, cioè io da qua arrivo su pista ciclabile, è una figata pazzesca, grande. Andiamo, dai. Chiuso il cerchio alla Penranta, è tempo di riprendere la via per Vyborg e la Russia, e la giornata che mi si presenta sembra la replica esatta di quella che mi ha portato in Finlandia all'inizio del mio viaggio, quindi cappa grigia in cielo e pioggia costante. Alla vista del cartello di Vyborg esulto. Pedalare con questo tempo non è davvero il massimo del divertimento e l'aver già percorso all'andata questa strada toglie sicuramente il brivido dell'ignoto. Quando poi vedo la stazione ferroviaria, sento di essere arrivato al capolinea ed è già ora di pensare al prossimo viaggio.